Ogni anno circa 300 milioni di tonnellate di plastica vengono prodotte a livello globale. Di questo una parte significativa viene dispersa nell'ambiente e raggiunge il mare. Lo raggiunge per vari percorsi, volutamente o accidentalmente, ma di fatto il destino ultimo di gran parte di questo prodotto è proprio il mare. Iniziando con pezzi piuttosto grossi che vengono definiti macroplastica. Nel corso del percorso verso il mare la plastica si frammenta, diventa sempre più piccola e diventa microplastica. La microplastica è costituita da quei frammenti minori di 1-2 mm e quindi non visibili ad occhio nudo, però ci sono in mare e bisogna sapere dove sono e che cosa fanno. Gli effetti della plastica in mare sono di vario livello, c'è l'effetto più macroscopico, per esempio il soffocamento di animali tipo tartarughe, cetacei, piccoli cetacei, rettili di vario genere che vengono soffocati, i gabbiani, gli uccelli vengono molto impattati dalla plastica che viene mangiata perché è scambiata per cibo. E questo è l'effetto più macroscopico ed immediato. La plastica porta anche additivi e spesso sostanze inquinanti che si assorbono sulla superficie. Per questo quando ingerita i frammenti di plastica trasferiscono parte di quanto è stato assorbito all'organismo che li ha ingeriti e quindi potenzialmente diventano vettori di trasferimento di sostanze inquinanti. Noi studiamo la microplastica, personalmente ho iniziato il primo campionamento nella fine degli anni '80, la prima vera ricerca è stata fatta nel '97 ed erano periodi in cui nessuno parlava della plastica in mare o della microplastica, restava un problema di ambito puramente accademico. Con l'aumentare della produzione, con l'aumentare della presenza di oggetti galleggianti di plastica in mare, il problema si è diffuso e adesso, anche grazie alle azioni fatte dalla Comunità Europea della strategia marina, della Marine Framework Strategy, uno dei descrittori è proprio il Marine Litter e quindi c'è un fortissimo interesse, una fortissima ricerca per cercare di capire la presenza, la quantità, l'abbondanza e gli impatti che la plastica ha. Noi ci occupiamo della presenza e la quantificazione della plastica in mare a livello globale, quindi Mediterraneo, abbiamo appena terminato una spedizione nell'Oceano Meridionale e in varie parti del mondo. I modelli recenti hanno identificato il fatto che negli oceani del mondo si possono formare dei vortici, si formano dei vortici dovuti alla circolazione all'interno dei quali la plastica e la microplastica si accumula. 5 di questi vortici sono stati ormai ben identificati e i modelli e i dati si confermano uno con l'altro. Modelli recenti indicano che potrebbe esistere un sesto vortice, un sesto accumulo di microplastica in Artico e quindi è necessario validare queste osservazioni numeriche con dati reali. Non dobbiamo eliminare la plastica tout court e ritornare a usare il legno in tutte le sue applicazioni. Dobbiamo avere un rapporto più maturo con questo prodotto, evitando le applicazioni usa e getta ove possibile e implementando al massimo le operazioni e il valore del riciclo e del recupero di questo materiale.